Salve a tutti, per chi non mi conosce ancora, io sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video vedremo come imbiancare una stanza. Dunque vi dico subito che tindeggiare una stanza non è una cosa molto difficile da fare. Ho voluto realizzare queste riprese video per dare alcuni consigli a chi non è molto pratico. Allora, il primo consiglio che voglio darvi è quello di spostare gli armadi da vicino alle pareti. Per proteggerli dalla polvere che inevitabilmente andremo a fare, useremo questi teli di plastica di 16 metri quadrati. Un telo costa soltanto €1. Per chi lo sa fare può rimuovere il termosifone o altrimenti lo coprirà con il telo di plastica. Rimuoviamo anche tutte le prese elettriche dal muro, vi raccomando di lavorare in sicurezza, per cui toglieremo prima corrente alla stanza quando andremo a fare questa cosa. Sarebbe opportuno rimuovere anche i coprifili delle porte se non sono incollati. Fate esattamente come vi sto mostrando adesso nel video. Per quanto riguarda come preparare le pareti, allora vi invito a guardare il video che vi sto mostrando in alto alla vostra destra. Troverete il link di questo video sotto nel riquadro delle informazioni. Vi farò vedere come si usa il rasante, come si usa il fissativo acrilico e come si carteggia la parete. Dopo che abbiamo preparato le pareti, possiamo anche stendere il fissativo acrilico. Esso ha tante funzioni, ma la più importante che svolge il fissativo acrilico è quella di neutralizzare quel film di polvere esistente sulle pareti, il quale impedisce il corretto ancoraggio dello stucco e della pittura. Se non lo passiamo, lo stucco si può staccare e la pittura applicata nel tempo si può sfogliare. Il fissativo può essere chiamato anche isolante o primer, parliamo sempre della stessa cosa. Il rotolo di carta gommata che vi sto mostrando è largo 5 cm ed è lungo 50 metri. L'ho pagato soltanto €2 ed è comodo per proteggere gli infissi, i battiscopa ed anche gli armadi. Carissimi amici, come potete notare, per proteggere gli infissi ho utilizzato lo stesso telo che mi avete visto usare per coprire i mobili. È comodo e si fa molto presto. Questa che sto pitturando è la mia casa. È una villetta sviluppata su 3 livelli. Per evitare il diffondersi della polvere anche sugli altri piani, ho isolato con un telo di plastica l'ambiente che sto pitturando, cioè il salone, dalla cassa a scale. In questo modo ho ridotto a zero il diffondersi della polvere anche negli altri livelli della mia casa. Ecco, questa è la barriera. Siccome ho finito di carteggiare non farò più polvere, quindi è venuto il momento di rimuoverla. Infatti, come potete notare, già ci sta pensando la mia gattina di nome Cleo, la quale si sta facendo un piccolo varco per raggiungere la sua scodella piena di croccantini sfiziosi. Questi che vi sto mostrando sono i miei gattini.
Allora, il nero si chiama Chewie e l'altra, tigrata, si chiama Cleo. Sono una coppia di perfetti parassiti perché mangiano e bevono alle mie spalle. Inoltre stanno solo a fare danni in casa. Carissimi amici, volevo dirvi che da quando è entrato questo grosso maschione in casa mia, purtroppo mia moglie ha occhi solo per lui. Ormai lei non mi vede più, io praticamente per mia moglie sono diventato un fantasma. Ho provato di tutto per attirare la sua attenzione, come fare anche io le fusa o mangiare i croccantini. Addirittura l'ultima estate ho provato a farmi nero come lui, ma dopo tante e tante ore di esposizione al sole mi sono solo spellato la pelle e sono diventato bianco come prima. Questo è il motivo per cui mi sono dedicato a tutti questi lavori di casa che vi sto mostrando. Scusate per lo sfogo, ma questa cosa la tenevo dentro e la volevo condividere con voi. Ok, dopo questa piccola parentesi ritorniamo al nostro lavoretto e andiamo a rimuovere quella barriera di cellophane che ormai non serve più. Per la protezione del pavimento si vendono questi rotoli di cartone salvapavimenti. Sono larghi 1 metro e lunghi 45 metri. Io ve li consiglio in quanto costano molto poco. Il loro prezzo varia dai 12 ai 15 euro. Mentre per proteggere il battiscopa utilizziamo questo rotolo di carta gommata che è largo 5 cm ed è lungo 50 metri. Il costo di ogni rotolo si aggira intorno ai 2 euro. Carissimi amici, avrete notato che la protezione del pavimento l'ho fatta dopo aver rasato e carteggiato e non prima. Probabilmente qualcuno troverà strano questo, ma ho preferito fare così perché dopo carteggiato ho potuto spazzare e lavare per terra. Se invece stendevo il cartone prima non avrei potuto pulire il pavimento ed avrei avuto sempre polvere tra i piedi che sarebbe svolazzata ovunque. Tutto il tempo impiegato a proteggere ciò che c'è nella stanza lo si guadagnerà al lavoro finito in quanto non avremo nulla da pulire. Ok ragazzi, è arrivato il momento di scegliere la pittura, quindi mi reco al colorificio di zona. Buongiorno. Buongiorno. Antonella, allora il colore che vorrei fare è questo qua. Ok, come fondo per questo Sì. effetto, giusto? Perfetto. Sì, questo qua va benissimo, questo qua. Come colore mia moglie ha voluto scegliere un giallino ocra che sarà la base sulla quale poi farò un bellissimo lavoro a tampone. Seguitemi che sarà molto bello quello che vedrete.
Bene, il colore preparato da Antonella è quello giusto per noi, quindi ora non ci resta che andare a casa e continuare il lavoro. Ricordiamoci sempre di filtrare la pittura anche se questa è stata appena acquistata. Infatti potrebbe essere che il prodotto è rimasto stoccato per parecchi mesi nei depositi, per cui all'interno dei contenitori si potrebbero creare delle piccole incrostazioni del prodotto stesso che possono rovinare il nostro lavoro. Quindi filtriamo sempre la pittura prima di usarla. Un ottimo sistema per filtrare è utilizzare dei collant per signore e fare esattamente come vi sto mostrando. Con un bidoncino di 5 litri di lavabile vinilico di fascia medio-alta riusciamo a coprire una superficie di circa 50 metri quadrati in 2 mani. Bene. La pittura è stata filtrata. Ora la diluiamo seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta e poi andremo a fare 2 mani di bianco al soffitto. Per quanto riguarda l'uso del pennello, vi consiglio di acquistarne uno come questo. È lungo 180 mm x 80 mm di larghezza. Questo va bene per i maschietti. Per le femminucce invece consiglio un pennello lungo 160 mm in quanto è più leggero da utilizzare. Non lesinate sull'acquisto del pennello in quanto la riuscita di un buon lavoro dipende soprattutto se tra le vostre mani avete appunto un buon pennello. Allora ragazzi, finalmente si incomincia. L'angolo del gessolino vi consiglio di tinteggiarlo con un pennello piccolo in quanto è più comodo farlo in questi posti così scomodi. Poi posiamo il pennello piccolo e prendiamo quello che vi ho mostrato prima per fare la prima mano nel senso della freccia che ora vi sto mostrando. Come prima cosa pittureremo una striscia larga 1,5 m per tutta la lunghezza della stanza come mostrato dai puntini lampeggianti che vi ho messo. Fatto questo, faremo la stessa cosa anche dall'altro lato della stanza, facendo attenzione a non toccare con il pennello la striscia di pittura che già abbiamo realizzato. In pratica dobbiamo rimanere tra le 2 strisce che andremo a fare uno spazio vuoto senza tinteggiare. Ok, detto questo, allora faremo un'altra striscia da 1,5 m di larghezza per tutta la lunghezza del soffitto, anche da quest'altro lato. La zona centrale deve essere fatta dopo un'ora e non subito, perché dobbiamo dare il tempo alle 2 strisce laterali di asciugarsi bene. In questo modo si evitano la formazione di quei brutti segni di pennellate che spesso si vedono sul soffitto. Mentre è un errore farla prima perché la pittura applicata sulle strisce laterali ha iniziato già parzialmente ad asciugarsi.
quindi per questo motivo sarà molto densa e pastosa ed è meglio non andarci con il pennello sopra fin quanto non si sarà asciugata completamente. Voglio comunque dirvi che se utilizzate una pittura acrilica di prima qualità, il soffitto può essere pitturato anche tutto in una sola volta senza fermarvi, se lavorate però velocemente. Questo perché l'alta percentuale di resine acriliche contenute nella pittura vi darebbero molto più tempo per lavorare. Io vi consiglio comunque di fare come vi sto mostrando nel video e sicuramente non avrete problemi di pennellate. Ok signori, ora la seconda mano va fatta appena si sarà asciugata completamente la prima, ossia circa un'ora dopo, ma questo tempo può variare molto a secondo se fa molto caldo o molto freddo. Comunque l'importante è che la facciamo nel verso della freccia che vi sto mostrando adesso, cioè questa seconda mano deve essere incrociata alla prima mano. Ricordiamoci che anche qua dobbiamo fare come abbiamo fatto prima, ossia faremo una striscia larga più o meno 1,5 m per tutta la lunghezza. Poi dopo faremo l'altra striscia dall'altro lato della stanza e quando si saranno asciugate entrambe le strisce opposte, poi faremo la parte centrale. In effetti ripetiamo la stessa procedura che abbiamo adottato per la prima mano. Ok, spero di essere stato chiaro fino adesso. Comunque, a scanso di equivoci, ripeto, adesso sto facendo l'altra striscia, quella là opposta a quello che ho fatto prima. Quando si saranno asciugate entrambe le strisce più o meno un'ora, poi farò la zona centrale ed ho concluso così anche la seconda mano di tutto il soffitto. Un piccolo trucco per accorciare un po' i tempi di essiccazione della pittura è quello di usare due ventilatori e di puntarli verso il soffitto, in questo modo si accorciano molto i tempi. Usando i ventilatori sicuramente subito si saranno asciugate le due strisce laterali, quindi faremo subito la zona centrale ed abbiamo concluso la seconda mano. Mi scuso se mi ripeto sempre, ma ho paura di non essere molto chiaro con voi. Voglio comunque dirvi che se utilizzate una pittura acrilica di prima qualità, il soffitto può essere pitturato anche tutto in una sola volta senza fermarvi, se lavorate però velocemente. Questo perché l'alta percentuale di resine acriliche contenute nella pittura vi darebbero molto più tempo per lavorare. Io vi consiglio comunque di fare come vi sto mostrando nel video e sicuramente non avrete problemi di pennellarvi. Per
le pareti utilizziamo la stessa pittura che praticamente abbiamo usato per il soffitto, ossia un lavabile vinilico. Questo bidone che vi sto mostrando adesso nel video è di 14 litri e l'ho pagato soltanto 50 euro. Lo ritengo ottimo in quanto ha un'alta copertura e una buona resa. Oltre a questo tipo di pittura esiste anche il lavabile acrilico, ma costa molto di più perché è molto ricco di resine acriliche. Dunque, se volete allora risparmiare ed avere nel contempo un risultato buono, prendete un lavabile vinilico di fascia medio-alta. Il costo si può aggirare, come vi ho detto prima, intorno ai 50-60 euro. Vi raccomando di filtrare sempre la pittura prima di usarla. Per la diluizione fate riferimento alla scheda che troverete dietro al bidoncino, comunque bisogna aggiungere intorno al 45% di acqua. Ok ragazzi, finalmente iniziamo a pitturare le pareti. Logicamente si inizia dall'alto. Con un pennello piccolo facciamo prima il contorno del gessolino per evitare di spoccarlo. Poi dopo useremo il pennello grande per fare poi tutto il resto. Anche per le pareti userò praticamente la stessa tecnica che ho usato per il soffitto. Il soffitto l'ho diviso in 3 parti e poi ho fatto come avete visto. Per le pareti invece le dividerò più o meno a metà altezza. Farò tutto il lato superiore del mio salone, poi aspetterò circa un'ora che si asciugherà tutto e poi farò quindi il lato di sotto. Questa procedura la ripeterò per 3 volte perché vicino alle pareti bisogna fare 3 mani. Voglio comunque dirvi che se utilizzate una pittura acrilica di prima qualità, le pareti possono essere pitturate anche tutte in una sola volta senza fermarvi. Questo perché l'alta percentuale di resine acriliche contenute nella pittura vi darebbero molto più tempo per lavorare. Io vi consiglio comunque di fare come vi sto mostrando, che sicuramente non avrete segni di pennellate sulle pareti. Bene carissimi amici, come vedete il lato superiore del salone l'ho terminato. Ora non ci resta che aspettare più o meno un'ora che si asciughi la pittura e fare quindi il lato di sotto. Ricordatevi che bisogna mischiare sempre la pittura ogni 4-5 minuti perché come sapete la pittura è formata anche da parti pesanti che possono decantare, quindi bisogna girare continuamente. È importante tenere presente questo particolare perché altrimenti rischiamo di pitturare parti delle pareti con pittura molto diluita e altre parti con pittura molto densa.
Mentre pitturiamo il lato basso, chiaramente diamo un'occhiata anche al lato superiore della parete. Ecco, a questo punto qua deve essere completamente asciutto, in caso contrario ci dobbiamo fermare e attendere che si asciughi. Queste macchie bianche che si intravedono al di sotto della prima mano altro non sono che le chiazze di stucco che ho applicato sulla parete per sistemarla. Da questo si denota che con una sola mano non riusciamo a togliere tutti i contrasti di colori che ci sono sulla parete. C'è bisogno di una seconda mano ed anche una terza mano. Personalmente quando lavoro preferisco oscurare leggermente la stanza e farmi luce con una lampada portatile, in modo che riesco a vedere bene come stendere il prodotto sulla parete. Logicamente la lampada la metto al lato della parete sulla quale devo lavorare. Anche adesso mi aiuto con i ventilatori per far asciugare prima il lato superiore. Ok, il lato superiore si è asciugato, ora faremo il lato di sotto per completare la seconda mano. Carissimi amici, ribadisco quello che ho detto prima, preferisco oscurare un pochettino la stanza e lavorare con la lampada in mano, in questo modo riesco a vedere meglio come metto la pittura sulla parete. Anche per la terza mano ripetiamo la stessa procedura che abbiamo fatto per la prima e la seconda mano. Non dimentichiamoci di pitturare anche i coperchi delle cassette elettriche. Carissimi signori e signore, se volete sapere come utilizzare questo magnifico prodotto dell'Oikos, allora vi invito a cliccare sul link che vi ho messo nel riquadro delle informazioni che troverete sotto a questo video.
Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!